Ed eccoci qui, davanti ad un nuovo inizio. Abbiamo scelto due mete molto diverse tra loro e ai confini del mondo, ma entrambe legate da un'essenza decisamente wild. L'amicizia che ci lega ci ha portati a condividere esperienze da sogno, ma anche difficili a volte. La chiave di tutto è la fiducia l'uno nell'altro e il fatto di supportarci a vicenda, sempre. Ogni posto nel mondo, ogni storia che ascolti, ogni avventura che vivi in prima persona ti danno la possibilità di arricchire la tua idea di caccia nel bene e nel male. Quello che speriamo è che alla fine di questo grande viaggio anche voi possiate avere una nuova idea della caccia nel mondo, dei nuovi spunti per partire e perché no, anche solo per sognare. Con affetto, Giulia e Andrea. È fine maggio e io sono su un volo che mi porterà da Torino a Cape Town, dove mi attende una coincidenza per Windhoek, la capitale della Namibia. Tra 11 ore toccherò terra e caccerò per la prima volta in quella che è stata la culla dell'umanità. Sono appena arrivata a Venezia, ora vado a consegnare i fucili e i bagagli e poi raggiungo Andrea che è già arrivato in Namibia. Andiamo. Questa sarà casa per le prossime settimane. Noi siamo arrivati nella casa di caccia. Giulia purtroppo ha avuto un po' di problemi a Francoforte, adesso poi vediamo di aggiornarci, ma da quanto ho capito ha perso il volo, quindi arriverà domani mattina. Adesso non perdiamo tempo, ci cambiamo subito e i ragazzi Dimitri e Juan ci portano a fare un giro. Per il momento non sembra molto faticosa, però diciamo che se dovessimo camminare da qua con il caldo che fa in questo momento non so se arriveremo a destinazione. Beryl Markham una volta scrisse: l'Africa è mistica, è selvaggia, è un inferno soffocante, è il paradiso del fotografo, il Valhalla del cacciatore, l'utopia dell'avventuriero. L'Africa è quello che vuoi tu e si presta a tutte le interpretazioni. Dai Tabi, porta le valigie. Io devo portarti già queste cartucce. Miracolo che siamo arrivati. Giulia è arrivata, è abbastanza cotta al momento, quindi le diamo un paio d'ore per riprendersi e oggi pomeriggio partiamo a caccia insieme. Ragazzi, credetemi, ho affrontato uno dei viaggi più stancanti di sempre. Doveva essere una passeggiata, invece tra ritardi, coincidenze saltate, ci ho impiegato praticamente quasi 2 giorni ad arrivare.
Ora però sono ancora più felice di essere qui e finalmente sto per godermi il mio primo safari in Africa. Ma come sempre, prima di tutto, diamo un check alla nostra carabina. Cosa dici, Andri? Diamo una controllata alla carabina, siccome viaggiate in aereo. Proviamo. Facciamo un colpo sul bersaglio, poi proviamo dal bastone. Va Cosa bene. dici? Allora provo io dal bersaglio e tu provi dal bastone. Qua sono 100 metri. Vai. Primo, secondo, terzo. Andrea, come funziona? Adesso abbiamo provato le carabine. Adesso che siamo tranquilli, che la carabina è a posto, partiamo per andare a caccia. Cosa facciamo? Saliamo sulla jeep, andiamo a fare qualche avvistamento. Ci porta su delle zone in alto da dove vediamo, col binocolo, guardiamo e appena troviamo un animale che possiamo cacciare, cerchiamo di avvicinarlo Facciamo a piedi. l'avvicinamento. Sì, dai. Andiamo? Andiamo. Dai! In queste zone gli spazi sono davvero immensi e quindi siamo costretti a fare un po' di chilometri con la macchina tutti i giorni per individuare gli animali. La terra piatta e queste piante rendono davvero difficile vedere gli animali mentre cammini e quindi la macchina ti dà quel vantaggio in altezza senza il quale sarebbe quasi impossibile. No, vabbè. Voi non potete capire. Io sono talmente agitata. Un'emozione incredibile perché è la prima giraffa che vedo dal vivo nel suo habitat naturale, quindi sono alquanto emozionata.
L'ho trovato, Tabbina. Tabby, com'è l'emozione del primo impala? Guarda, era l'animale che volevo fare, sono partita da casa con quell'intenzione lì, cacciata così al tramonto, stupenda, emozione unica. Bellissimi animali. Non so cos'altro dire perché No, io direi che l'Africa mi possiamo lascia senza chiudere parole. così. Bravo. Sì. Questo maschio d'impala era uno dei miei sogni nel cassetto e sono quasi dispiaciuta che sia avvenuto tutto così in fretta. Per fortuna questa volta Andrea non aveva ragione, anche perché ero sicurissima del tiro, ma quando non l'ho visto cadere devo dire che mi sono agitata. Ora però c'è un tramonto da assaporare, il primo qui in Africa, e io di sicuro non me lo perderò. Una delle più grandi fortune di questo viaggio è stata trovare un'ospitalità così attenta al cibo. Da buoni italiani questo è un aspetto importante, soprattutto quando si sta via da casa per tanto tempo. Lisa, la nostra cuoca, che è una ragazza solo di 21 anni, ci ha preparato tutte le sere piatti diversi e tutti a base di selvaggina, quindi abbiamo assaggiato Eland, Wild Beast, le Sand Grouse e questo ha arricchito l'esperienza. Enjoy! Thank you. Thank you. Yes. Thank you. È incredibile quanto possa sembrare facile quando fai il giro dalla macchina, magari che li vedi lì attaccati, e quanto poi invece si rivela difficile quando sei sul campo. Si vede a 100 metri neanche, è tutto che fa rumore, il terreno per terra quando cammini, tutto che scricchiola. È molto più difficile di quello che ci aspettavamo. Yuan, il nostro PH, è un ragazzo molto competente che caccia qua da tanti anni e dal quale ho potuto imparare un po' di tecniche utili qua in Africa, perché la caccia comunque è diversa da quella a cui siamo abituati. Poi avevamo Cristo, che gli dava una mano, una specie di assistente, e lui aveva questa vista incredibile perché vedeva molti animali. E poi in ultimi c'era Dimitri, che era un ragazzo un po' più anziano, anche se ha solo 30 anni, e lui invece è il manager della farm. Metri, li vedi che sono sulla roccia, vedi la testa, quello lì che c'è la testa fuori, quello lì va bene, devi solo aspettare che... Sì.
Hanno capito che siamo qua, però magari esce bene e riesce a sparargli. Ecco. Ok, io ci sono. Vado, L'ha presa. La presa, non è morta però. Sarà incredibile. Brava Tappi, adesso però, prima di festeggiare. No, non sto festeggiando. No, No, ma è enorme. Poi ce l'avevo nel mirino. Vedo sta montagna. Poi si è girato a guardarmi. No, vabbè. Tabby, allora adesso andiamo a vedere il sangue, prima cosa, dove gli hai sparato. Tieni tu la carabina adesso perché sono troppo emozionata. Sto ancora tremando. Te la tengo io, tu tieni il bastone. Andiamo fino là a vedere il sangue dove gli hai tirato, senza perdere il punto, dritto con le pietre là, e poi andiamo a vedere dove è andato. Ok, va bene. Fa caldino adesso, Partiti stamattina che si gelava. È incredibile quanto scalda. Madonna. Adesso si stanno allargando un attimo a vedere se sono andati là. Il fatto che non ci sia sangue è strano, però se è entrata in cassa che non è uscita può essere. Finiamo carica perché non sappiamo se l'animale è morto o no. Eravamo già in 7, 8, non mi ricordo. Non abbiamo trovato niente, sono arrivati i trackers, ho trovato una goccia di sangue in 30 secondi, penso. Bravi. Quindi, vabbè, abbiamo capito che l'animale l'abbiamo preso, adesso bisogna capire dove si è fermato, se si è fermato. Comunque è incredibile la capacità che hanno loro di seguire le tracce così sulla sabbia. Cioè si vede veramente, hanno visto 2 gocce di sangue che sembrano degli spilli. Finalmente siamo riusciti a arrivargli a tiro, è partito di nuovo di corsa, mi ha dato una possibilità lì a 200 metri, ho provato a fargliela, adesso andiamo a vedere. Tabby! Se non fosse stato per i ragazzi, i 2 tracker non lo trovavamo mai più. È stata sofferta questa, Diciamo che come sempre, Tabby, le nostre avventure un po' di sofferenza devono averla. Si chiamerà Be Wild per qualcosa. Tante volte la caccia in Africa è considerata come una caccia al trofeo. In realtà questo Black Wildebeest, che non ha le dimensioni per essere un trofeo, ci ha regalato una cacciata bellissima e sapere che la sua carne, così come la pelle, può aiutare l'economia di questa regione ci rende ancora più appagati. Questa terra si è rivelata diversa da come me l'aspettavo e riuscirà a sorprendere anche un cacciatore di montagna come me, che non avrebbe mai pensato di vivere qui, tra la sabbia della savana, una delle esperienze più emozionanti della vita.